Benvenuto nelle conversazioni di pratica in italiano. Preparati a esercitare il tuo italiano e a diventare più fluente. I sottotitoli sono disponibili. Attivali dalle impostazioni. Il link al PDF è in descrizione. Metti like e iscriviti. Scrivi nei commenti l'argomento che vuoi vedere e premi il pulsante hype per dare più visibilità al video. Iniziamo! Ciao Ben, come stai oggi? Ciao Amy, sto bene, grazie. E tu? Sto bene anche io. Oggi voglio parlare dell'ultima volta che qualcuno mi ha aiutato. È un bel tema, mi piace condividere storie di aiuto e gentilezza. Ottimo! Ti racconterò la mia storia e poi potrai condividere la tua. Sì, mi piacerebbe molto ascoltare la tua storia. Vai pure. La settimana scorsa ho avuto una giornata difficile al lavoro. Dovevo finire un grande progetto ed ero molto occupata. Oh no, sembra stressante. Cosa è successo? Stavo lavorando a una presentazione. Dovevo creare molte diapositive e scrivere un rapporto. Mi sentivo molto stanca e un po' persa. Capisco. A volte il lavoro può essere difficile e abbiamo bisogno di aiuto. Sì, avevo bisogno di aiuto. Ho chiesto alla mia collega, Sara, se poteva darmi una mano. È un'ottima cosa. È importante chiedere aiuto quando ne abbiamo bisogno. Sara è stata molto gentile. Ha detto, certo, Amy, ti aiuterò. Ha passato la sua pausa pranzo con me per aiutarmi a pianificare le diapositive. È davvero gentile da parte sua. Ti ha aiutato tanto. Sì, lo ha fatto. Mi ha dato buone idee e mi ha aiutato a organizzare i miei pensieri. Mi sono sentita molto meglio dopo il nostro incontro. Sono felice di sentirlo. È fantastico quando un collega ci aiuta. Dopo il pranzo ho lavorato sulle mie diapositive seguendo le idee di Sara. Ho finito la mia presentazione in tempo e il mio capo era molto soddisfatto. È meraviglioso. Hai ringraziato Sara per il suo aiuto? Sì, l'ho fatto. Le ho detto, grazie Sara. Hai reso la mia giornata più facile. Lei ha sorriso e ha detto, sono felice di poter aiutare. È sempre importante mostrare gratitudine quando qualcuno ci aiuta. Sono d'accordo. Ho anche imparato che chiedere aiuto non è un segno di debolezza. È un segno di coraggio. Sì, chiedere aiuto dimostra che vogliamo dare il massimo. A volte abbiamo tutti bisogno di un po' di supporto. Ben, puoi raccontarmi dell'ultima volta che qualcuno ti ha aiutato? Certo, Amy, ricordo un periodo in cui avevo bisogno di aiuto con i miei studi. Sembra interessante. Parlami di più. Il mese scorso ho avuto un esame difficile di matematica. Ho studiato molto, ma non capivo bene alcuni argomenti. So come ci si sente. La matematica può essere impegnativa. Sì, è stata dura per me. Mi sentivo nervoso prima dell'esame. Ho deciso di chiedere aiuto al mio amico, Mark. È una buona idea. Gli amici possono aiutarci a imparare. Mark è molto bravo in matematica. Ha accettato di aiutarmi. Ci siamo incontrati ogni sera per una settimana per studiare insieme. Wow, è davvero gentile da parte di Mark. Cosa avete fatto durante le vostre sessioni di studio? Abbiamo ripassato gli argomenti difficili. Mark ha spiegato i concetti in modo semplice. Mi ha mostrato esempi e ha risolto problemi con me. Sembra molto utile. Penso che studiare con un amico renda l'apprendimento più facile. Sì, è così. Mi sono sentito più sicuro dopo le nostre sessioni. Il giorno dell'esame ero nervoso ma anche preparato. E come è andato l'esame?
Ho dato il massimo e ho superato con un buon voto. Ero molto felice. È fantastico, Ben. Hai ringraziato Mark per il suo aiuto? Sì, l'ho fatto. L'ho chiamato e gli ho detto, grazie Mark. Il tuo aiuto ha fatto la differenza. Lui ha risposto, sono felice di averti potuto aiutare. Tutti abbiamo bisogno di aiuto a volte. Sono d'accordo. È importante aiutarsi a vicenda. Amy, perché pensi sia importante aiutare gli altri? Penso che aiutare gli altri renda la nostra comunità più forte. Quando aiutiamo qualcuno, dimostriamo che ci teniamo. Sì, e ci fa sentire bene anche. Aiutare gli altri può renderci felici. Credo che piccoli atti di gentilezza possano cambiare la giornata di qualcuno. Sono d'accordo. Anche un semplice sorriso o una parola gentile possono fare la differenza. Cerco di aiutare i miei vicini quando posso. A volte aiuto a portare la spesa o a innaffiare le piante. È molto gentile da parte tua, Amy. Anche io cerco di aiutare i miei amici e la mia famiglia. Mi fa stare bene aiutare qualcuno. Ben, ricordi un momento in cui qualcuno ti ha aiutato in un modo diverso? Sì, lo ricordo. La scorsa estate avevo bisogno di aiuto per un problema personale. Oh, davvero? Cosa è successo? Mi sentivo un po' solo. Mi ero trasferito in una nuova città e mi mancavano i miei vecchi amici. Mi sentivo triste e perso. Capisco che trasferirsi in un posto nuovo possa essere difficile. Un giorno ho parlato con la mia vicina, Lisa. Le ho detto che mi sentivo solo. Lei mi ha ascoltato e mi ha offerto il suo aiuto. È molto gentile da parte di Lisa. Cosa ha fatto? Lisa mi ha invitato a unirsi al suo piccolo gruppo di amici. Si incontrano ogni settimana per giocare e chiacchierare. Sembra un'ottima opportunità. Sì, lo è stato. Ho incontrato nuove persone e fatto nuovi amici. Mi sono sentito molto meglio. Sono felice che tu abbia avuto quel supporto. È importante avere amici, soprattutto in un posto nuovo. Ho imparato che chiedere aiuto non è solo per il lavoro o la scuola. È anche per i nostri sentimenti e la vita sociale. È vero, abbiamo tutti bisogno di supporto a volte, in molti modi diversi. Amy, cosa pensi di chiedere aiuto? Credo che chiedere aiuto sia un segno di forza. Dimostra che ci tieni a dare il massimo. Sì, alcune persone pensano che chiedere aiuto sia debole, ma non è vero. Esattamente. Quando chiedi aiuto, dimostri di voler imparare e migliorare. Sono d'accordo. Chiedo aiuto quando non capisco qualcosa o quando ho bisogno di un consiglio. Anch'io. Chiedo ai miei insegnanti, ai miei amici e alla mia famiglia quando ho bisogno di supporto. È bello avere persone disposte ad aiutare. Sì, mi sento fortunata ad avere amici e familiari gentili. Mi supportano sempre. Amy, come ti senti quando qualcuno ti aiuta? Mi sento molto grata. Quando qualcuno mi aiuta, so di non essere sola. Anche a me fa lo stesso effetto. L'aiuto mi fa sentire curato e supportato. È una sensazione calorosa. Cerco sempre di ringraziare la persona che mi aiuta. Ringraziare qualcuno è molto importante. Dimostra che apprezzi la loro gentilezza. Dico spesso, grazie. Il tuo aiuto significa molto per me. Anche io lo faccio. Un semplice grazie può fare una grande differenza. Sì, e a volte scrivo anche un piccolo biglietto per esprimere la mia gratitudine. È una bella idea. Piccole gesti di ringraziamento possono rendere le nostre relazioni più forti. Ben, aiuti gli altri nella tua vita quotidiana?
Sì, cerco di aiutare quando posso. Aiuto i miei genitori a casa e i miei amici a scuola. È molto gentile da parte tua. Puoi farmi un esempio? Certo, la settimana scorsa ho aiutato mia sorella con i compiti. Stava avendo difficoltà con un problema di matematica difficile. È fantastico. Aiutare la famiglia è molto importante. A volte aiuto anche la mia vicina. Innaffio le sue piante quando è in vacanza. È molto gentile da parte tua. Aiutare i vicini rende la nostra comunità migliore. Credo che quando aiutiamo gli altri, creiamo un circolo di gentilezza. Quando aiuto qualcuno, potrebbe aiutare un'altra persona in seguito. Sì, la gentilezza è come una catena. Può diffondersi da una persona all'altra. Mi sento felice quando aiuto. Rende la mia giornata più luminosa. Anche a me. Aiutare gli altri mi fa sentire bene dentro. Amy, cosa ti piace dell'aiuto che ricevi? Mi piace che l'aiuto renda il mio lavoro più facile. Quando qualcuno mi aiuta, posso dare il massimo senza sentirmi troppo stressata. È vero. L'aiuto può ridurre lo stress e rendere le cose più gestibili. Mi piace anche che l'aiuto dimostri che le persone si prendono cura di noi. Mi fa sentire parte di una comunità gentile. Sono d'accordo. Mi piace che l'aiuto sia un modo per connettersi con gli altri. Costruisce relazioni forti. Sì, e mi ricorda che non siamo soli. Abbiamo tutti bisogno l'uno dell'altro. Amy, ricordi un momento in cui non hai ricevuto aiuto ed è stato molto difficile? Sì, lo ricordo. Una volta ho provato a riparare il mio computer da sola. Non ho chiesto aiuto perché volevo risolvere il problema da sola. Cosa è successo? Ho aggravato il problema. Il computer ha smesso di funzionare completamente. Oh no, deve essere stato frustrante. Sì, lo è stato. Più tardi ho chiamato un amico che sa di computer. Mi ha aiutato a sistemarlo, ma ho imparato che a volte è meglio chiedere aiuto presto. Capisco. Cercare di fare tutto da soli può essere difficile e stressante. Ho imparato che chiedere aiuto può far risparmiare tempo e rendere le cose più facili. Ho avuto esperienze simili. Una volta ho provato a cucinare una nuova ricetta senza chiedere consiglio a mia madre. Ho bruciato il cibo. È una storia divertente, ma dimostra che l'aiuto è importante. Sì, ora chiedo sempre a mia madre dei consigli quando provo una nuova ricetta. Me lo ricorderò. La prossima volta che ho un problema, non esiterò a chiedere aiuto. Anch'io, Amy, siamo fortunati ad avere amici e familiari disposti a aiutarci. Sì, siamo molto fortunati. Ben, hai domande sulla nostra conversazione di oggi? No, non ho domande. Ho capito tutto e mi è piaciuta la nostra chiacchierata. Sono felice di sentirlo. Ho imparato molto condividendo le nostre storie di aiuto. Ho imparato che l'aiuto è molto importante in molte parti della nostra vita, al lavoro, a scuola, a casa e per i nostri sentimenti. Sì, e mi sento più sicura nel chiedere aiuto quando ne ho bisogno. Anche io, Amy, ricorderò sempre di ringraziare chi mi aiuta e di offrire aiuto agli altri. Sono d'accordo. Continuiamo a essere gentili e a sostenerci a vicenda. Grazie per aver condiviso la tua storia, Amy. È stata molto interessante e calorosa. Grazie Ben, per aver ascoltato e per aver condiviso anche la tua storia. Ho apprezzato la nostra conversazione. Sono felice di aver parlato di aiuto. È un buon promemoria della gentilezza nelle nostre vite.
Sì, la gentilezza e l'aiuto rendono la nostra comunità migliore. Mi sento felice dopo la nostra chiacchierata. Anche io mi sento felice. Parlare con te rende sempre la mia giornata migliore. Ben, mi aiuterai a esercitarmi con l'italiano la prossima volta? Sì, mi piacerebbe molto esercitarmi con l'italiano di nuovo. Imparo sempre nuove parole e idee quando parliamo. Ottimo! Non vedo l'ora della nostra prossima conversazione. Grazie ancora per aver condiviso le tue storie con me oggi. Grazie, Amy. Ho apprezzato il nostro tempo insieme. Buona giornata. Anche a te, Ben. A presto. Ben. Ben. Il Ben è un uomo gentile. Questo Ben mi ha aiutato. Ho visto Ben al mercato. Gentilezza. Gentilezza. La gentilezza è importante nella vita quotidiana. Mostrare gentilezza può fare una grande differenza. La gentilezza aiuta a creare buone relazioni. Difficile. Difficile. La prova è molto difficile. Non è difficile imparare una nuova lingua. A volte la vita può essere difficile. Progetto. Progetto. Il progetto è interessante. Stiamo lavorando a un nuovo progetto. Il mio progetto è pronto per la presentazione. Occupata. Occupata. La linea è occupata. La stanza è occupata. Il tavolo è occupata. Collega. Collega. Il mio collega è molto gentile. Parlo spesso con il mio collega. Domani andiamo a pranzo con il collega. Pianificare. Pianificare. Devi pianificare il tuo viaggio con cura. È importante pianificare ogni dettaglio. Posso aiutarti a pianificare l'evento. Organizzare. Organizzare. Voglio organizzare una festa. Dobbiamo organizzare il nostro viaggio. Loro sanno come organizzare eventi. Soddisfatto. Soddisfatto. Sono molto soddisfatto del mio lavoro. La pizza era deliziosa e mi ha reso soddisfatto. Il cliente è finalmente soddisfatto del servizio. Grande. Grande. La casa è grande. Ho un grande sogno. Il gelato è grande e delizioso. Opportunità. Opportunità. L'opportunità è arrivata inaspettatamente. Dobbiamo cogliere l'opportunità al volo. Questa è un'opportunità unica nella vita. Supporto. Supporto. Il supporto è molto utile. Ho bisogno di un supporto per il mio progetto. Il supporto tecnico risponde rapidamente. Comunità. Comunità. La comunità è molto unita. In questa comunità ci sono molte tradizioni. La comunità organizza eventi ogni mese. Così. Così. Ti do un consiglio utile. Il consiglio della mia amica è prezioso. Dovresti seguire il consiglio del medico. Frustrante. Frustrante. La situazione è molto frustrante.
È frustrante non avere risposte. A volte la vita può essere frustrante. Esperienze. Esperienze. Ho avuto molte esperienze interessanti. Le esperienze ci insegnano lezioni importanti. Le mie esperienze di viaggio sono indimenticabili. Ricetta. Ricetta. La ricetta è semplice. Ho trovato una ricetta interessante. Segui la ricetta passo dopo passo. Sorriso. Sorriso. Il sorriso è contagioso. Un sorriso può cambiare la giornata. Lui mi ha regalato un sorriso. Ringraziare. Ringraziare. Ringraziare è un gesto gentile. Dobbiamo ringraziare chi ci aiuta. È importante ringraziare per i regali. Storia. Storia. La storia è affascinante. Studiamo la storia dell'arte. La mia storia preferita è un romanzo. Qual è il tema principale della conversazione tra Amy e Ben? Cosa ha fatto Sara per aiutare Amy? Amy ha chiesto aiuto a Sara perché? Ben ha ricevuto aiuto da Mark per Ottimo lavoro! Vuoi esercitarti con l'italiano e diventare più fluente? Iscriviti e attiva la campanella delle notifiche, così non perderai nessuna delle nostre conversazioni gratuite in italiano. Ci vediamo nel prossimo video.